Ragazzi, buongiorno. Oggi chiedo un po' scusa, nel mio studio qua rimbomba un po' l'audio, non riesco a mettermi il microfono, però spero che riusciate a sentire lo stesso. Oggi andiamo a parlare di automisurazione, quindi vi mostrerò come fare una misurazione sia plicometrica sia delle circonferenze del vostro corpo in maniera autonoma. Poi ovviamente se avete la possibilità di essere seguito da un personal trainer, da un nutrizionista che è lui che poi vi va a prendere le misure, ancora meglio. Però molti di voi mi hanno chiesto come fare a farle da soli, quindi si possono fare da soli. All'inizio bisogna fare un po' di attenzione alle varie misurazioni, però poi vedrete nel corso dei mesi che tutto diventerà molto semplice. Come vi ho sempre detto e come ho sempre scritto anche all'interno delle mie guide, la prima cosa da fare quando iniziate un percorso d'allenamento è quello di misurarvi, e oggi vi farò vedere come sia possibile fare questo anche da soli, perché poi i numeri che usciranno non è tanto la percentuale di grasso quello che conta, ma è vedere come queste circonferenze, come questi valori di plicometria variano di mese in mese. Io mi alleno, adotto un'alimentazione e vado a vedere dopo 4 settimane quello che è successo. Questo confronto vi permetterà di capire se siete nella direzione giusta oppure dovete andare a modificare quello che state facendo. Poi, come vi dico anche sempre, oltre alle misure, oltre al peso, è importante scattarvi anche 3 foto. Quindi vi potete mettere davanti a una parete bianca, una parete comunque a sfondo unito, e farvi 3 foto. Quindi una foto intera frontale, una laterale e una posteriore. In questo modo appuntate la data di quella foto e sapete che quel giorno eravate esattamente così, sia da un punto di vista di immagine, quindi la foto, sia da un punto di vista di circonferenze e plicometria. Ok, quindi appuntiamo ancora la data. Oggi ne abbiamo, io oggi sono al 26 di gennaio 2017, e lo metto anche di qua, 26/01/2017. Prima cosa vi pesate. Io mi sono pesato e oggi al peso ero 72 kg. L'altezza vi interessa o non vi interessa, tanto non varia. Comunque io sono alto circa 1,72, 1,73. Ok, quindi poi vi ho messo le circonferenze che riuscite a prendervi da solo e la plicometria che riuscirete ad andare a prendervi da solo. L'importante non è che dovete avere delle strumentazioni chissà di che tipo. Io ho provato tutto, faccio questo di mestiere, quindi ho provato sia quelli diciamo low cost, quelli che trovate ovunque, sia quelli più cari. Alla fine sono tornato anch'io a quelli più semplici. Quindi metro da sarta, lo trovate in merceria, ok, costerà forse un euro, 1,50 euro. Metro da sarta è perfetto per andare a misurare le circonferenze. Prima circonferenza che andiamo a misurare è la circonferenza pettorale. Come fate a misurare la circonferenza pettorale? Dovete farvi passare il nastro dietro la schiena e lo posizionate esattamente sotto la cavità ascellare. Ok? Quindi è importante anche andare a vedere che questo nastro non sia poi attorcigliato posteriormente. Quindi lo prendete, lo fate scorrere e lo andate a posizionare. Da questa posizione andiamo a chiudere, ok? Potete andare a chiudere, lo sovrapponete, mettete giù il braccio e anche l'altro e andate a vedere. Io per esempio in questo caso qua ho 103 cm e ve lo appuntate, quindi 103 cm. 103 cm. Ok. Poi girovita. Quindi girovita potete prenderlo o nel punto più stretto, ma a me piace prenderlo all'altezza dell'ombelico, in modo tale che ogni volta so che l'ombelico è lì, il nastro risulterà parallelo al pavimento ed è una misurazione molto semplice da andare a prendere. Stesso discorso, faccio passare dietro, rilassato, respirate regolarmente, vado ad appoggiarlo lì e vado a vedere che il girovita è 82,5 e mi vado a segnare 82,5. Adesso abbiamo la misurazione del braccio. Il braccio, alcuni la prendono a braccio rilassato, però a braccio rilassato io ho verificato che è molto difficile andare a prendere ogni volta lo stesso punto di confronto, perché basta centimetro più su, centimetro più giù e cambia tanto il braccio. Quindi io vi consiglio di prenderlo a braccio contratto. Quindi cosa fare? Portate il braccio
alto in questa posizione e fate il classico bicipite, quindi andate a misurare la posizione di dove c'è il picco del vostro bicipite. Questa è una misurazione molto semplice, rimarrà sempre lì il picco e quindi è molto utile per fare il confronto nel corso dei mesi. Quindi, faccio vedere, facile anche questa. Vado a contrarre, ok? Chiudete bene, andate a vedere, il mio è sui 37 e segno 37. Glutei. I glutei, anche qua è molto importante, lo prendete nella posizione di massimo spessore dei vostri glutei. I glutei fanno, per intenderci, una sorta di circonferenza in questo modo, ok? Voi il nastro lo fate, poi qua c'è la coscia, ok? Tac, e poi qua facciamo così. Andate a prenderlo all'altezza della massima, diciamo, sporgenza glutea, quindi in questo modo qua. Ok, vado a prenderlo anch'io, i piedi rimangono uniti, io in questo caso ho dei pantaloncini ma sono leggeri, quindi incideranno poco sulla misurazione, meglio comunque se ve lo fate a casa da tranquilli, con gli slip vanno benissimo. Lo posizionate, andate a misurare, io ho 96,5, 97, 96,5, penso che ho i pantaloncini, 96,5. La coscia possiamo prenderla o a livello diciamo distale, intermedia o prossimale. Noi la prendiamo proprio all'altezza dell'attaccatura con la linea glutea, quindi proprio al di sotto dei glutei, la prendete lì sotto, così è semplice anche questa da andare a misurare. Quindi se avete i pantaloncini, tirate sui pantaloncini, rilassata, ok, rilassata, e andate a chiudere, e io ho 58, ok, 58, e quindi andate a misurare 58. I polpacci li prendiamo diciamo, nel punto di maggior spessore del polpaccio, e quindi anche questo è molto facile da andare a vedere, e nel mio caso 35. Quindi abbiamo preso tutte le circonferenze. Le circonferenze, come avete visto, è molto semplice, ho impiegato alla fine 3 minuti. Ecco, se siete delle ragazze, delle donne, il giro petto lo sconsiglierei, è poco veritiero perché cambia tantissimo il posizionamento un po' del seno in base anche al reggiseno, quindi è veramente difficile far sì che questa misura sia confrontabile nel tempo. L'obiettivo è prendere dei punti di riferimento alle circonferenze belli precisi, in modo tale che di mese in mese i punti saranno sempre quelli. Allora riuscirete a fare un confronto. Poi è normale che ci può stare mezzo centimetro in più, mezzo centimetro in mezzo, e ci può essere l'errore di misurazione, ma quello che a voi serve è andare a costruire un grafico di mese dopo mese, e andrete sicuramente a vedere un andamento delle vostre circonferenze che, abbinate al peso, abbinate alla plicometria, vi diranno quello che sta succedendo nel vostro percorso di lavoro. Adesso vi faccio vedere anche la plicometria. Plicometria è semplice, anche questa è semplice da fare se siete un po' pratici. All'inizio le misure che prenderete saranno, diciamo, anche un po' una fase di apprendimento avrete, quindi quello che vi consiglio è, anche in questo caso, anche qua ho provato plicometri che costavano 1000 euro da plicometri che ne costano 10-15. Il consiglio: andate a prendere quello che costa 10-15, va benissimo per quello che dovrete andare a fare. Li cercate su Amazon, plicometro manuale, e vi salteranno fuori queste tipologie di plicometri. Importante, sceglietene uno che abbia una sorta di calibro che si muove, ok? Perché questo plicometro funziona in questo modo qua. Io porto diciamo, questo indicatore all'estremità, vado a prendere il plicometro con pollice e indice. Questo plicometro ha un pressometro, chiamiamolo, che quando entra all'interno vi fa stoppare la misurazione. Quindi cosa succede? Io adesso pinzo il dito,
tac, ho sentito il click, ho fermato la misurazione, vado a vedere l'indicatore dove è posizionato e è posizionato sugli 8 mm, quindi lo spessore era di 8 mm del mio dito. Ok, così andrò a fare l'applicometria. Norme importanti per l'applicometria: generalmente si esegue sulla parte destra, generalmente il plicometro. Nell'applicometria, autoplicometria è più difficile, non troverete altri video di autoplicometria, quindi prendete quello che vi dico per vero. L'autoplicometria, generalmente il plicometro deve essere cercato di essere posto a 90 gradi rispetto all'applique che andate a misurare. Ok? Generalmente le pliche se ne prende su ogni sede almeno 2 o 3, poi si fa una media. Generalmente le pliche si prendono in modo rotazionale. Esempio, pettorale, io misuro il petto, poi passo a quella dopo e vado avanti così. Ho finito un giro, dopo rifaccio un altro giro e poi dopo rifaccio un altro giro, così ho 3 pliche e faccio una media del valore, in modo tale che quello che andrò a segnare qua sarà una media. Io per velocità oggi ne prendo solo una, giusto per farvi vedere come si prendono nelle varie sedi. Ovviamente l'autoplicometria non è fattibile su tutte le pliche che generalmente si possono andare a prendere, quindi come detto, se avete un personal trainer, se avete un preparatore atletico e ve le fa lui, il nutrizionista, ovviamente questo esame potete anche non farlo, perché ci sarà lui che lo farà in modo molto più approfondito. Però se siete a casa, vi allenate da soli, non avete nessuno che vi segue, siete autodidatte, potete provare a fare in questo modo. Vi assicuro che mese dopo mese diventerete più bravi e mese dopo mese la vostra sensibilità anche di mano sarà migliore e il valore che scriverete di plicometria sarà molto vicino a quello che realmente avete. Quindi, pliche. Io vi ho messo quelle che a mio avviso nell'autoplicometria sono ottime da andare a fare. In questo caso abbiamo delle pliche di riferimento utilissime che possiamo poi andarle a mettere anche in formulari, in tabelle e ci daranno la percentuale di grasso. Però riusciamo a fare benissimo l'applique pettorale. L'applico pettorale generalmente viene presa in diagonale, tra il capezzolo e la cavità ascellare va benissimo, con la mano sinistra andate a staccare l'applique va staccata ponendo indice e pollice sulla pelle e da qua staccate e dovete staccare la pelle dal muscolo. Volendo, inizialmente potete anche indicarvi con una matita demografica o comunque con una biro il punto dove andate a fare, diciamo, la rivelazione. Poi quando sarete bravi diventerà tutto più semplice questo. Comunque, generalmente tra cavità ascellare e pettorale e capezzolo, a metà in diagonale io prendo, stacco e vado a misurare. In questo caso, tac. Ok, vado a vedere, in questo caso ho 2 mm. Generalmente se siete abbastanza magri, questa misurazione sta abbastanza bassa, quindi 2 mm e io in questo caso mi segno i 2 mm. 2 mm. Importante, quando fate l'applique, è importante non prendere il tessuto muscolare, perché se mi prendete il tessuto muscolare, ovviamente l'applique sarà molto più ampia. Dopodiché andiamo a prendere l'applique addominale. Addominale generalmente in questa misurazione la prendiamo sempre sulla parte destra, in questo caso la prendiamo verticale, seguiamo il decorso dei muscoli. Ok? Quindi il retto dell'addome parte dallo sterno, dalle coste e va sul pube, quindi noi la prendiamo in verticale, in genere a 2 cm a lato dell'ombelico. Ok, pigio 10 mm, qua è più alta, qua si vede che sotto queste feste ho mangiato. Ok, 10 mm e vado a segnare 10 mm. 10 mm. Poi abbiamo l'applique che qua ho indicato come sovrailiaca, ok? Quindi sovrailiaca indica quella laterale. Anche questa, seguiamo il decorso dei muscoli, la prendiamo in diagonale sopra l'ileo, quindi a questo punto va benissimo, staccate, plicometro sempre perpendicolare, track, famose maniglie dell'amore, fortunatamente qua c'è poco, 5 mm. Stacchiamo. 5 mm, confermo, 5 mm. Ok, bene. Poi andiamo a misurare ancora la coscia e quella dei polpacci, anche qua sarà molto semplice. Mettiamo la coscia rilassata,
Anche qua ci sono diverse teorie, comunque anche qua dovete essere semplici andare a rilevare questa appliche, potete prendere linea della rotola, linea diciamo della coscia dove inizia e prendiamo a metà. Anche questo il decorso è perpendicolare, quindi è verticale, quindi io stacco l'appliche, vado a mettere il plicometro e vado a premere, mi dà 11. In questo caso 11 e scrivo 11. Poi c'è ancora il polpaccio generalmente si prende all'interno, anche questo è semplice, all'interno del polpaccio vado a staccare e vado a misurare, in questo caso 2, quindi il polpaccio è magrolino. Ok, 2 e vado a segnare 2 mm. Ecco, così ho completato anche la plicometria. Ok? Ho fatto peso, misura delle circonferenze e plicometria. Questo potrebbe essere la mia valutazione inizio anno. Ora ho l'obiettivo in questi mesi di migliorare, mi piacerebbe magari prendere 1-2 kg di massa muscolare ma mantenere sempre una percentuale di grasso bassa. Così cosa succederà? Che di mese in mese andrò a rifare le misurazioni. Andrò a vedere quello che succede andando ad abbinarci ovviamente l'alimentazione che andrò a costruirmi per questo periodo. Partite all'inizio del vostro percorso, vi misurate, in realtà all'inizio vi basta anche solo le circonferenza, la plicometria è un più, quindi circonferenza e peso per iniziare vanno benissimo. Se avete voglia anche come gioco per giocare, la plicometria è un altro valore interessante da abbinarci. Assieme alle foto avete la vostra situazione di partenza. Partite, dopo il primo mese di lavoro andate a rifare esattamente tutte queste misurazioni, quindi circonferenza, peso, plicometria, le foto e ve le mettete lì. Magari in un altro momento ve le analizzate e vedete quello che sta succedendo. Da qua andrete a organizzare poi il programma di allenamento e l'alimentazione in modo tale che quello che andate a fare sia coerente con quello che è successo e coerente con l'obiettivo che vi siete prefissato. Io spero di avervi dato una mano anche oggi magari a capire meglio come andarvi a misurare, perché anch'io ho notato che non c'è nessun video che vi insegni a fare delle automisurazioni, spero che questo vi possa aiutare nel vostro percorso di miglioramento. Poi, come detto anche più volte nel video, se vi è difficile andare a prendere queste misurazioni, affidatevi comunque a un professionista. Se siete in cura da un nutrizionista, sarà lui che vi farà queste misurazioni. Se andate da un personal trainer, un buon personal trainer, sarà lui che vi prenderà queste misurazioni. Però sono fondamentali se volete capire da dove partite e che cosa succede nel vostro percorso di allenamento. Ciao!